Nel gennaio del 2000, un visitatore venuto in Costa d'Avorio scompare nel nulla. Diversi giorni dopo, la polizia locale inizia le ricerche affrontando la vastità della giungla. Quando hanno trovato l'uomo, non era più in lui, era aggressivo e aveva difficoltà a parlare. Si rivelerà il paziente zero di un virus letale che inizierà l'apocalisse zombie che si scatenerà da lì a poco. Gli scienziati riconducono l'infezione dovuta ai morsi degli animali presenti nella foresta, ma le circostanze rimangono ancora sconosciute. La notizia ha avuto poche attenzioni a causa dei festeggiamenti per il nuovo millennio, con la promessa dei leader mondiali un futuro prospero. Il 5 gennaio 2000, la polizia della Malesia ha individuato alti ranghi islamisti radunarsi a Kuala Lumpur, ignorate delle notizie estere. Tutti i media sono concentrati sulla sfida tra George Bush e Al Gore, che si terrà a novembre, di cui campagna elettorale è attualmente agguerrita. Alla fine di gennaio, le truppe egiziane prendono possesso della zona contestata di Halaib, dopo anni di tensioni con il vicino Sudan, di cui annuncia il ritiro delle sue truppe, ma non riconosce la sovranità egiziana nella zona. Nel frattempo, la Germania inizia a concentrarsi sulla politica estera. Il cancelliere Gerhard Schröder, promettendo maggiori alleanze con i paesi vicini, nel frattempo negli Stati Uniti inizia a concentrarsi sulla sua economia. Ultimi provvedimenti da parte del presidente Bill Clinton, che trova una buona opportunità a concentrarsi sulla stabilità economica nel bel mezzo della campagna elettorale. Nel frattempo, il virus si sta espandendo in Costa d'Avorio, dove i medici stanno riscontrando pazienti con le stesse caratteristiche del paziente zero, maggiormente concentrata al sud del paese. Ancora nessun caso è stato riportato a nord. Ma la situazione è peggiorata. Il virus si è espanso sempre di più e diventa sempre più comune incontrarne uno in Costa d'Avorio. La situazione diventa ancora peggiore dopo che il virus infetta il vicino Ghana. Ma i media, dopo un po', hanno messo la notizia in secondo piano dopo l'invasione russa della Cecenia. Dopo i massacri e le migliaia di morti, Vladimir Putin viene eletto presidente. I cittadini non lo vedono più come un pupazzo messo in carica da Boris Yeltsin, soprattutto dopo gli avvenimenti in Cecenia che hanno dimostrato di essere un presidente oltre le aspettative. Il virus si espande sempre di più e arriva alla Liberia. Finalmente i media occidentali iniziano a preoccuparsi della situazione. In Ghana i politici, di cui il presidente Jerry Rawlings, minimizzano il problema cercando di tranquillizzare la popolazione e i media. Ma non bastò, ormai quasi tutto il mondo è a conoscenza del virus e i giornali iniziano a mettere aggiornamenti della situazione virus in prima pagina, anche se nella parte più piccola. Il 30 maggio del 2000 le truppe israeliane lasciano il sud del Libano dopo aver partecipato con le milizie cristiane alla guerra civile libanese del 1992. Subito dopo aumentano le tensioni con la Siria sulle alture del Golan, di cui il governo siriano comunica che non si arrenderanno ai sionisti in caso di un futuro conflitto per la zona. A luglio del 2000 il virus si espande sempre di più, arrivando in Sierra Leone, Burkina Faso e Togo. In poco tempo i paesi infetti sono passati da 3 a 6. Il virus inizia a preoccupare il mondo. Durante le riunioni delle Nazioni Unite, nazioni del mondo iniziano a discutere sui provvedimenti da fare per contenere l'espansione del focolaio e l'inizio delle ricerche per una cura alla malattia, iniziando anche a preoccuparsi della sua espansione negli altri continenti non appena arriva nelle coste della Libia e dell'Algeria, creando conseguenze catastrofiche. Il virus, che continua a ricevere sempre maggiore attenzione dai media, permette a politici di diverse nazioni di continuare la loro agenda senza tanti ostacoli, come la Germania e il Regno Unito, di cui il primo ministro Tony Blair sostiene che ciò è necessario per raggiungere la stabilità a livello economico, militare e sociale.
In Africa, il leader della Libia, Muammar Gheddafi, inizia a concentrarsi sulla difesa dei confini, promettendo di usare anche la violenza per evitare che gigli infetti arrivino in Libia, così come l'Egitto, che inizia a concentrarsi sul miglioramento dell'artiglieria. Al contrario, l'Australia, che migliora i porti per l'arrivo dei turisti che vedranno i Giochi Olimpici. Nel frattempo, anche la Francia del presidente Jacques Chirac inizia a migliorare le strutture militari in caso di evacuazione dei rifugiati ed espansione del virus nel loro paese. Ad agosto, però, tutto tornò quasi a tacere dopo che la Marina della Federazione Russa rivela che il sottomarino Kursk è stato affondato. Le indagini non escludono, oltre a poter essere un incidente, che la causa sarebbe dovuta a attacchi dell'esercito NATO. La politica di Vladimir Putin continua sulla repressione dei ribelli ceceni, puntando sull'integrazione totale della zona alla Russia. A settembre, ancora una volta, il virus si espande, questa volta in altri 3 paesi. Guinea, Benin e Mali, la Nigeria del presidente Goodluck Jonathan, inizia ad applicare restrizioni, in particolare nel commercio e nel trasporto in mare. La Nigeria diventa un paese informatore su quello che succede nelle coste. Con l'arrivo delle Olimpiadi in Australia, il mondo riesce a distrarsi, nonostante quello che succede nel mondo, con la partecipazione di 199 paesi con gli Stati Uniti e la Russia, che hanno ottenuto la maggior parte delle medaglie. A metà ottobre, la nave USS Cole Bombing è stata attaccata da Al-Qaeda, costando la vita di 70 uomini in servizio. L'intelligence americana accusa il Sudan di aver aiutato i terroristi. Novembre inizia con l'espansione del virus in Senegal, Niger e Nigeria, ma il mondo non ha dato tante attenzioni. A causa delle imminenti elezioni americane, nel corso delle elezioni, ci fu un iniziale vantaggio di Al Gore, ma George W. Bush riesce a recuperare raggiungendo i numeri necessari per essere eletto. Le prime promesse di Bush, dopo aver discusso con Bill Clinton alla Casa Bianca, sono il proseguimento delle indagini degli attacchi islamisti alla USS Cole Bombing, risposte immediate all'espansione del virus e fortificare i rapporti con Israele. Gli scienziati avevano cercato di capire perché il virus non si fosse espanso al nord della Costa d'Avorio. La risposta è che la giungla ha rallentato di molto l'espansione nella zona. Tutte le ipotesi di trovare una cura immediata nella zona vanno tutte in... Con la fine del 2000, la Germania inizia le politiche di espansione dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti iniziano con la facilitazione di comprare un'arma da parte del cittadino medio e la Russia inizia i lavori per Gazprom, migliorando le relazioni con le compagnie produttrici di materie prime, aumentando la produzione nel paese. La gente inizia a dimenticarsi del problema virus, prima con le festività natalizie e poi con l'inizio del nuovo anno, il 2001. Il 2001 però inizia con l'espansione a nord-ovest del virus, di cui tutta la costa della zona è stata infettata. La situazione dipende da paese a paese. Il Ghana e la Costa d'Avorio sono in una situazione molto grave, mentre paesi come l'Algeria non hanno grandi problemi dato i pochi infetti. A febbraio, la Germania annuncia le nuove politiche europee. Nonostante i continui boicottaggi dell'estrema destra, politici da centrodestra a sinistra votano a favore. La Germania rassicura i Paesi membri dicendo di non preoccuparsi di prese di posizione della Germania. I partiti politici europeisti festeggiano, mentre quelli euroscettici coalizzano per evitare future espansioni tedesche, secondo loro imperialiste. Nel frattempo, Bush prosegue relazioni con l'Arabia Saudita, commerciando ancora più petrolio per le nuove tecnologie, azzerando i rapporti con l'Iran. In Libia, Gheddafi diventa ancora più brutale con gli infetti, anche un solo sintomo, e finisce nelle zone di quarantena, spesso poco igieniche e quindi con un alto tasso di infettività. Nel frattempo, il virus si espande in Chad, Gambia e Tunisia. I paesi africani non hanno fatto quasi nulla per affrontare il virus. Tutto è rimasto uguale all'anno precedente, causando uno scandalo che peggiora sempre di più con la presenza dei media che denunciano questa realtà.
A maggio il virus raggiunge il Camerun e il Sudan. Nel mondo sanno che il prossimo paese infetto sarà l'Egitto e saranno guai per il commercio. Gli Stati Uniti iniziano a puntare sull'espansione della NATO. Nei prossimi mesi si uniranno Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria e Romania. Da soli sono piccoli ma uniti sono molto più forti. You've gained your freedom. You've won your independence. You now join a great alliance. And your miracle goes on. Con l'espansione in Sudan del virus, l'Egitto di Hosni Mubarak si concentra sulla forza aerea per il controllo di confini. A differenza di Gheddafi, non ci sarà aggressività con chi ha sintomi della malattia. Questo rafforzamento vale anche al confine con Israele. Fino a quando l'Egitto registra il suo primo caso accertato, ma non è la notizia più preoccupante, gli zombie prendono totalmente il controllo della Costa d'Avorio. Gli scienziati che gli zombie non vanno da soli, in quanto deboli singolarmente, ma bensì vanno in gigantesche orde impossibili da scalfire. Il Pentagono sostiene che l'orda zombie si muoverà in fretta. L'orda ha dichiarato guerra ai vicini, hanno chiesto aiuto. La loro forza militare non è abbastanza per contenere la forza delle orde zombie. Masse di persone in Occidente chiedono che ci siano aiuti all'Africa, ma ciò richiederebbe molto tempo per farlo e arriverebbero quando sarà troppo tardi per salvarli. Molti paesi europei puntano sul raddoppiare la produzione militare. Paesi come la Turchia di Bülent Ecevit assicurano di non essere soli quando l'orda zombie arriveranno nei loro confini. Altri, come l'Italia di Silvio Berlusconi, puntano allo sviluppo delle zone poco industrializzate e dunque non pronte per uno scontro contro gli zombie. La situazione in altri paesi è così grave che in Sudan costruiscono porti provvisori per evacuare i cittadini. Russia e Stati Uniti migliorano le loro relazioni per stabilire una cooperazione strategica. Gli zombie avanzano e la Liberia è al collasso. Giorni dopo, gli zombie sono passati in Sierra Leone. Procedono migliaia di evacuazioni dei civili e dei rifugiati. Ad agosto la Svizzera si unisce alle Nazioni Unite dopo un referendum per contribuire alla lotta agli zombie. Il Ghana diventa la prima nazione a cadere agli zombie, subito dopo la Liberia. In un mese già 2 nazioni sono cadute. I cittadini del mondo vanno nel catastrofismo. Il presidente George W. Bush cerca di tranquillizzare il mondo. Funzionerà, ma non ancora per molto. Con una guerra accesa contro l'orda zombie,
si è diviso, si nasconderanno, ma non per molto. All'Africa però interessa poco, la Nigeria è caduta e il Camerun sarà il prossimo a cadere. Ormai l'orda zombie si espande come il cancro, distruggendo anni di civiltà. Gli Stati Uniti si concentrano sul miglioramento delle proprie tecnologie per prepararsi alla guerra contro gli zombie e gli altri regimi terroristi. Ma un cambiamento da lì a poco è successo. La Mauritania si unisce alla NATO, una notizia scioccante per il mondo, che porta l'Occidente a non avere più scelta. Ma i politici della Mauritania sa che gli Stati Uniti interverranno quando sarà troppo tardi e sperano la Mauritania venga ricordata come il paese che ha riportato l'attenzione dell'Occidente. Gli scienziati sostengono che il passaggio delle truppe arriverà tra diversi mesi, ma ormai il mondo si aspetta che la NATO si attivi contro gli zombie. La World War Z sta per cominciare. Con l'entrata della Mauritania nella NATO, ormai ci si aspetta che anche il resto dei paesi africani si uniscano ad alleanze internazionali, di cui la Libia che si unisce alla fazione della Russia, anche chiamato CSTO, per tenere le difese stabili con il supporto russo. È incredibile paesi come gli Stati Uniti e la Russia siano i primi a muoversi contro l'espansione dell'orda zombie, che nel frattempo incastra le truppe locali senegalesi e una divisione francese. Non ci sono i mezzi per farli evacuare in tempo. In Afghanistan, Kabul crolla e l'Afghanistan diventa uno stato fantoccio americano. Ci sono talebani che si sono nascosti nelle montagne ma non rappresentano una minaccia. Il governo dello stato fantoccio è comandato da Hamid Karzai, alleato della NATO, che assicura un occhio vigile in caso le altre nazioni del Medio Oriente cadano sotto il gioco islamista. Questo ha dato la possibilità ai soldati di tornare dalle loro famiglie per il Natale, di riabbracciare le loro famiglie, mentre le persone comuni festeggiano. I politici pianificano il prossimo step per la conquista dell'Africa, piano per il futuro dato che sarebbe demoralizzante dichiarare guerra a Natale. Perciò i paesi che hanno aderito alla guerra contro l'orda zombie dovrà rendere pubblica questa decisione nelle prime settimane di gennaio 2002. Negli ultimi giorni il Camerun si unisce alla NATO ed ecco che il mondo da 2001 passa a 2002, l'anno in cui il mondo intero dichiarerà guerra agli zombie e che lancia la nuova moneta nei paesi nell'Unione Europea, l'euro, che verrà guidata dalla Banca Centrale Europea a Francoforte, in Germania. Nonostante alcuni paesi abbiano rinunciato, commerciare con la moneta unica avrà degli effetti molto positivi nel commercio. I paesi NATO rendono pubblica la loro dichiarazione di guerra all'orda zombie, la marina americana, inglese e spagnola iniziano a muoversi e i cittadini marocchini vengono evacuati nelle isole Canarie, con tutte le fasi di prevenzione. Nel frattempo il virus si espande in Palestina, Israele inizia misure di prevenzione dal virus. In America anche l'esercito si muove verso la East Coast. Dopo l'Afghanistan, i soldati e le reclute salutano di nuovo le loro famiglie, questa volta con ancora meno sicurezza di poter tornare a casa. Nei primi giorni di gennaio anche il Giappone si unisce alla NATO. Il primo ministro giapponese Yoshiro Mori sostiene che è necessario che tutti i paesi amici del blocco occidentale si uniscano per salvare l'umanità, dichiarando lo stato di emergenza. Il discorso del primo ministro ha ispirato molti, ma gli aiuti per l'Africa arriveranno sempre troppo tardi. Le cose peggiorano in Mauritania, le infrastrutture e le milizie locali non reggono più. L'orda zombie arriva in Marocco, le truppe NATO probabilmente prenderanno il controllo dei porti marocchini, così come faranno i russi in Libia. Il 12 gennaio l'India si unisce alla NATO, la più grande espansione della storia dell'Alleanza Atlantica. Il primo ministro indiano Atal Bihari Vajpayee
assicura alla NATO il controllo del nord-est del mondo e delle coste africane della zona, grazie all'immenso numero di truppe che l'India ha in possesso. Nel frattempo, l'orda zombie si sta espandendo sulle coste centrali. Giorni dopo, l'orda zombie tocca le coste marocchine. Le truppe attorno al paese sta decidendo se mandare truppe di difesa per evitare la caduta del Marocco. Nel frattempo, il Chad crolla contro l'orda zombie. Nel frattempo, le nazioni del mondo fanno quello che non è mai stato fatto nella storia dell'umanità, un'alleanza mondiale per contrastare la minaccia nemica dell'umanità. La World War Zombie è cominciata. La Cina inizia a mandare divisioni di volontari. Alla fine di gennaio, la Tunisia si unisce al CSTO e il Senegal, con le milizie locali e la divisione francese incastrate, sono caduti. La Francia, la prima nazione ad avere le prime vittime da parte dell'orda zombie. In tutta la Francia, le bandiere sono a mezz'asta e la disperazione tra i familiari delle vittime si mostra a tutto il mondo. La tragedia continua dopo la caduta della Mauritania. Il 29 gennaio la Germania si unisce al conflitto, il Marocco sta per cedere facilmente, gli zombie sembrano inarrestabili, la NATO cerca di proteggere le loro infrastrutture nel Mediterraneo. La Spagna è la prima nazione NATO a mettere piede nel territorio del Marocco. Il 24 febbraio anche gli Stati Uniti arriveranno per contrastare la presenza zombie nei territori vicini, facendoli evacuare, ma questo è solo l'inizio. A marzo il Marocco capitola, senza la copertura del paese africano, le truppe NATO sono da sole. L'avanzata inizia con l'avanzata delle corazzate spagnole, avanzano fino ad un certo punto con l'arrivo delle truppe zombie, costando alla Spagna quasi 1000 morti. Gli occhi dei media sono puntati sull'America, anche se difficile mandare interi battaglioni al fronte africano, il presidente George W. Bush promette che le truppe arriveranno nel meno tempo possibile. La Russia punta sulla politica che rafforza le relazioni con i suoi alleati del CSTO. Il presidente Vladimir Putin punta sulla modernizzazione dell'esercito. Nel frattempo, la Spagna sta tenendo molto bene il fronte difensivo. Sempre più truppe NATO vanno a supportare la Spagna. La Cina punta all'allargamento dell'industria militare, con molti dubbi da parte dei media internazionali, mentre la Danimarca punta a lasciare la NATO. I cittadini danesi sono stufi della NATO e del loro primo ministro, Anders Fogh Rasmussen, che per stabilizzare la nazione lascia l'Occidente nel momento del bisogno. Nel Mediterraneo, l'Italia di Silvio Berlusconi, dopo una visita di Stato in America, annuncia che le isole di Sicilia e Sardegna saranno basi per il controllo dei mari e pianificare piani di sbarco contro l'orda zombie. Nel fronte del Marocco, l'esercito NATO è fortificato così bene che gli zombie non riescono ad avanzare. C'è la calma, per ora. L'orda zombie dichiara guerra all'Egitto. Il governo di Hosni Mubarak si unisce alla NATO. Ciò ha permesso alle truppe indiane e giapponesi di dare supporto al fronte nordafricano. Con l'arrivo degli alleati, l'Egitto ha tantissime truppe al suo comando, con le corazzate pesanti su tutto il confine. Il Sudan non sarà fortunato come l'Egitto. L'orda zombie sfonda nel deserto. Dopo la pressione dei leader esteri e del popolo, la Danimarca rientra nella NATO. In Marocco, gli spagnoli cercano di avanzare a Ceuta per espandere la quantità di truppe che possono arrivare a sostenere il fronte, ma l'operazione fallirà causando grandi difficoltà alla Spagna. Gli Stati Uniti attivano una gigantesca campagna di reclutamento per l'esercito. Stessa cosa per la Russia in contemporanea con il potenziamento della marina militare. Il virus, nel frattempo, ha raggiunto la Spagna, che per ora ha raggiunto solo le zone occupate del Marocco, l'entroterra invece è salvo. Giorni dopo, Spagna e India liberano la città di Tanger. In Libia, gli egiziani prendono il pieno controllo della zona per prevenire l'imminente caduta del paese di Gheddafi, promessa mantenuta dal vicino Egitto, di cui Mubarak ha anche dichiarato lo spostamento delle sue truppe in tutte le zone di combattimento. Il 18 maggio 2002 un grande evento sta per accadere. Con tutti gli eventi che sono accaduti, il mondo intero ha deciso di unirsi contro il nemico, proposta avanzata dai leader di NATO e CSTO.
Nonostante le nostre differenze, le nostre divergenze e i nostri interessi poco spesso simili, dobbiamo unirci perché il nostro nemico non si basa sulle differenze, ma sull'istinto. È un male. George W. Bush annuncia la creazione dell'Alleanza Globale, in inglese Global Defense Alliance, detto GDA. La notizia fu lampante e tutte le nazioni del mondo firmarono. Tutte le nazioni del Sud America, del Medio Oriente, dell'Asia e persino la Nord Corea ha firmato il Trattato di difesa globale, con grande gioia di Kim Jong-il. Il mondo è in guerra! Con la creazione dell'Alleanza Globale, gli eserciti di tutto il mondo arriveranno in Africa nei prossimi mesi. Per i locali serve addestramento per affrontare il sempre più crescente numero di zombie in ogni singolo gruppo. Almeno 228.000 zombie sono stati buttati giù, mentre sono 348.000 GLI, esseri umani uccisi nel conflitto, con Tunisia e Algeria che hanno il numero più alto di morti. Nei giorni successivi, sempre più flotte entrano nelle acque mediterranee, principalmente russe, che aspettano l'imbarco delle truppe. Nelle settimane a venire, le truppe sono arrivate, impiegando tutte le loro forze per salvaguardare i porti algerini. Mentre il Nord Africa viene fortificato, il Sudafrica viene quasi dimenticato. Tutti i paesi del Sudafrica fortificano il Congo, ma fortunatamente non ci sono ancora allarmismi. Il paese Sudafrica, nei piani dell'alleanza internazionale, deve stazionare il suo esercito su tutto il paese per avere un punto forte in caso di liberazione della zona. Il presidente del Sudafrica, Thabo Mbeki, punta sul rafforzare i controlli per limitare al massimo l'espansione del virus nel territorio. Nel frattempo, la Cina elegge il suo nuovo segretario generale di partito, Hu Jintao, che promette di essere più attivo nella lotta zombie del suo predecessore e di migliorare le infrastrutture con i paesi vicini per migliorare il passaggio delle truppe internazionali. A luglio il virus si espande nell'entroterra spagnolo. Ciò potrebbe quasi sicuramente espandersi negli accampamenti dell'esercito internazionale. Nel frattempo, i tentativi di salvare la Libia e l'Algeria sono falliti, ma fortunatamente ci sono abbastanza truppe per riformare il fronte e prendere i punti chiave degli ormai paesi caduti. Nei giorni successivi il Camerun crolla e i soldati vengono circondati in Libia. La Francia annuncia l'arrivo dei rinforzi delle truppe nella zona libica. In Egitto, nonostante la grande armata nel territorio, gli zombie sono troppo numerosi per riuscire a vincere in difesa. Israele si prepara alla caduta dell'Egitto, di cui previsioni dicono che succederà nei prossimi mesi. Israele costruisce muri e approfitta della sua grandezza territoriale minuscola per annientare gli zombie, quanto il più possibile almeno. In Sudan, gli zombie sfondano nonostante gli aiuti. Nelle settimane a venire, le truppe internazionali riprendono il controllo a nord-est dell'Africa, anche se i generali presenti dicono che non ci sono abbastanza truppe per un'offensiva. Nel frattempo, il Congo di Brazzaville crolla e il Sudan è sul punto di crollare, ormai retto solo dalle truppe internazionali, e i rinforzi francesi e internazionali in Libia sono arrivate, con un numero inaspettatamente grande di truppe con rifornimenti a volontà per i soldati esausti che hanno difeso il fronte nelle ultime settimane. Alla fine di agosto il Sudan è quasi annientato e l'orda zombie avanza sul territorio etiope. Il numero di soldati nel territorio è immenso, inclusi i partigiani sudanesi, che trovano rifugio sotto l'ala dell'esercito internazionale presente in Etiopia. Il 2 settembre 2002 l'operazione Alpha Crucis ha inizio, un'immensa offensiva in tutto il Nord Africa per allontanare l'orda zombie dal territorio africano.
I primi giorni dell'operazione Alpha Crucis sono andate per il meglio e la coalizione internazionale, nonostante tante difficoltà come la caduta della Tunisia per mano dell'orda zombie, ma sono riusciti a gestirla per il meglio grazie agli ormai stabilimenti. Truppe da tutte le nazioni del mondo arrivano, il morale e la salvaguardie igieniche sono alte e i soldati sono in confidenza tra loro e in buoni rapporti. In Egitto, però, c'è tutta un'altra storia. Il comando franco-americano fortificano le ultime zone vicino al Sinai. Con il passare dei giorni, il fronte egiziano vanno sempre più indietro verso la zona interessata. In nord-ovest, il comando tedesco-indiano dell'esercito internazionale annuncia un'altra offensiva verso il territorio africano, con scetticismo dei generali internazionali che sostengono che un'offensiva affrettata non darebbe tempo di rifornire in tempo per continuare le avanzate. Nei giorni successivi, i rinforzi francesi sono arrivati nelle linee rimaste nel nord dell'Egitto, anche se ad est l'orda zombie raggiunge il Sinai, dopo numerose sconfitte del comando franco-americano. Le morti nella guerra zombie sono numerose. L'Egitto è il paese con il numero più alto di morti, mentre gli Stati Uniti hanno raggiunto i 62.000 morti in meno di un anno. Ci sono molti problemi nel fronte algerino, molte parti non sono state riconquistate. Dopo l'esito vago del comando tedesco, si è deciso di far rimanere l'esercito internazionale stazionati nella zona negli avamposti. Ciò porterà a delle conseguenze catastrofiche. Il tentativo di riprendere territorio importante in Libia fallisce, il fronte nord africano non avanza più come prima e l'orda zombie arriva in Israele, causando una battaglia infernale, come se fosse l'inferno contro il paradiso, ma con un significato storico. Gerusalemme è la città madre delle principali religioni, in tutta la storia divisi e in guerra tra loro, ma oggi sono uniti per contrastare l'orda zombie, l'esercito del demonio. Nel frattempo l'Etiopia resiste da diverse settimane senza subire avanzate. In Israele, la battaglia tra demoni e paradiso continua. Il primo ministro Benjamin Netanyahu punta sul potenziamento delle industrie per raddoppiare la produzione di armi e rifornimenti per rafforzare il fronte. Nel frattempo, le preoccupazioni nel fronte nord africano sembrano svanire. Un gigantesco gruppo di zombie è stato circondato. Ci vorrà tanto ad annientarli tutti. La guerra tra demoni e paradiso entra a far parte delle battaglie più sanguinose della storia, ma non è ancora finita. Il panico aumenta e arriva anche tra gli alti ranghi dell'esercito internazionale. Molti errori sono stati fatti e tanti altri incidenti verranno, causando a volte più morti alleate che nemiche. In Sudafrica, l'orda zombie avanza lenta in Congo, con la giungla che gioca a loro sfavore, dando tempo alle truppe internazionali di avanzare. Con la fine del 2002, la Palestina cade sotto l'orda zombie. Molti zombie vanno a nord, passando per la Giordania e sorpassando Gerusalemme. I media tendono ad ignorare gli avvenimenti in Israele, celebrando con le festività il successo dell'operazione Alpha Crucis. La prima di una lunga serie, il Natale e il Capodanno sono state festeggiate, nonostante tutto, con serenità ed ottimismo. Nel frattempo che l'esercito internazionale inizia una nuova avanzata, tra i cittadini si celebra l'anno nuovo. Dal 2002 passiamo a 2003, dove sempre più soldati di tutti i paesi del mondo arriveranno a rafforzare il fronte contro l'orda zombie. Prima però si sono rivelati altri problemi nel fronte africano. Primo fra tutti l'incapacità di tenere tutto il fronte in caso di attacchi. L'orda zombie avanza verso la Tunisia, ma vengono ignorati. Il Portogallo, con gli investimenti della coalizione internazionale, costruisce nuovi porti per il passaggio delle truppe, mentre la Cina, Hu Jintao, mantiene la promessa di essere più attivo alla lotta agli zombie del suo predecessore, riorganizzando le strutture militari. Nonostante le migliaia di truppe cinesi già coinvolte nel conflitto, la situazione militare cinese non è molto aggiornata ai tempi moderni. Il leader promette di cambiare la situazione. Nel frattempo il sogno di
una guerra finita è sempre più lontana. Gli zombie sono arrivati in Arabia Saudita, dando la conferma che il conflitto contro l'orda zombie non è più limitata all'Africa. Gli zombie caduti sono più di 1 milione, ma sono pochi in confronto al numero stimato di zombie presenti al comando dell'orda zombie, almeno 50 milioni. Nel frattempo, il fronte libico non avanza più, andando sulla difensiva chiedendo rifornimenti, mentre l'Etiopia il fronte si difende bene con la presenza di interi battaglioni dell'esercito internazionale. Il fronte arabo però sta per fallire. L'orda zombie ha preso metà dell'Arabia Saudita, con lo Yemen e l'Iraq che non sono ancora pronti per affrontare una forza così grande come l'orda zombie, che nessun mortale riesce ad affrontare. Il 2003 è ormai visto come l'anno in cui l'uomo ha fallito. La Terra non ha molte vie di uscita. Con l'avanzata dell'orda zombie ad est, le nazioni del mondo sono costrette a mandare le truppe al fronte nel minor tempo possibile. Nel frattempo, il virus si espande verso gli altri paesi europei. Dopo aver infettato l'entroterra spagnolo mesi prima, in Sudafrica molte nazioni crollano contro l'orda zombie. Il mondo è spaventato, disperato, pensando che non ci siano più speranze. Tra le uniche speranze che ci sono, quella della tecnologia è una che va per le maggiori. L'ipotesi che ci sarà una fusione dell'uomo con la macchina è sempre meno irrealistico. Ma l'ipotesi maggiore tra le sedi della coalizione internazionale è quella dell'uso della bomba nucleare, che, almeno per ora, trova un grandissima opposizione, in quanto le bombe nucleari trasformerebbero le terre occupate dagli zombie in terre non più abitabili dall'uomo. Il panico aumenta tra i governi, il fronte nord-africano è incastrato e il fronte israeliano è circondato. Gli eserciti hanno chiesto più volte di evacuare, ma le richieste sono state rifiutate. Giorno per giorno, l'esercito e i partigiani dei paesi caduti vanno casa per casa, porta per distruggere i piccoli gruppi zombie. Giorno per giorno, nelle zone del fronte si sentono suoni di cannoni che sparano. Un giorno dove sei sopravvissuto è come una vittoria e i legami tra i soldati di tutto il mondo si fa forte. Nel frattempo, l'orda zombie arriva ai confini della Turchia, anche se ancora nessun attacco è stato registrato, anche se lo sarà molto presto dato l'avanzamento inarrestabile dell'orda zombie. In Sudafrica la situazione si è calmata. Nel frattempo si stanno pianificando sbarchi verso il Sahara. Nel frattempo paesi come l'Arabia Saudita riconquistano i territori lasciati dagli zombie. Sconosciuto il motivo per cui hanno abbandonato quelle zone, le ipotesi affermano che sia per sostenere gli sforzi che l'orda zombie sta avendo sul fronte verso il Kurdistan. Nel frattempo i caduti Stati Uniti, Cina e Russia raggiungono il 500.000 di persone. L'ottimismo che la gente aveva il Natale scorso è scomparso. In Iran i primi combattimenti al confine contro l'orda zombie cominciano. Il 25 aprile 2003 la prima bomba nucleare viene sganciata su Gerusalemme, devastando non solo l'intera armata zombie della zona, ma anche le reti di comunicazione. Tra il Medio Oriente e la coalizione internazionale è ancora sconosciuta il paese responsabile della bomba. Fatto sta che l'orda zombie in Israele è stata rallentata in maniera molto efficace. Per via del fallout nucleare, i soldati umani sono scappati mentre gli zombie sono rimasti disarmati, anche se c'è la paura che le radiazioni possano causare mutamenti come maggiore resistenza e velocità. I politici si scannano tra loro e la gente comune si ribella contro i loro leader. Nel frattempo, lo sbarco degli olandesi inizia e a maggio arrivano in Africa. I terreni conquistati sono molto più piccoli rispetto agli altri fronti, ma è solo l'inizio. Le truppe olandesi avanzano mentre i primi contingenti di Brasile e Russia toccano terra con la Cina che arriverà a breve. Con il passare degli eventi, sul fronte israeliano c'è una calma temporanea, mentre sul fronte del Sahara le truppe si connettono al fronte nordafricano.
Verso il Senegal, le truppe della coalizione internazionale arrivano senza troppi ostacoli. In Medio Oriente, l'Arabia Saudita è pronta ad un nuovo controattacco. I nuovi fronti sembrano stabilizzarsi, ma questo ottimismo non dura a lungo dopo la caduta dell'Iraq alla fine di giugno, portando una gigantesca parte dell'orda zombie verso la Turchia, che ha un numero stabile di truppe da schierare, nulla in confronto ai 100 milioni di zombie stimati. In Senegal, le truppe della coalizione internazionale cercano di avanzare. Ciò viene facilitato grazie a due fattori: la giungla che rallenta l'orda zombie e le linee di rifornimento che mandano truppe di supporto nel momento del bisogno. In Turchia la situazione peggiora giorno per giorno, i soldati vengono mandati al macello, senza aiuti dalla coalizione internazionale. Questa situazione è grave per l'Europa. Se non si farà qualcosa, la Turchia cadrà in poco tempo. Il fronte israeliano resiste, non c'è più via di fuga per i soldati e il fronte si sta facendo pesante. La caduta della Turchia, però, crea un altro problema, un fronte che porta direttamente al confine con la Russia. L'Africa occidentale sta per essere presa facilmente dalla coalizione internazionale. Incredibile che le zone della Liberia, della Costa d'Avorio e il Sierra Leone, da luogo di nascita del virus e della piaga zombie, siano passati da zone più monitorate e sicure della coalizione internazionale. In Iran la situazione peggiora nonostante l'arrivo delle truppe cinesi, mentre in Sudafrica la situazione è tranquilla e si cerca di avanzare in punta di piedi. Agli inizi di agosto le truppe del fronte africano preparano un'invasione dal Gabon, unica nazione ad aver resistito. Il perché della resistenza del Gabon è per il fatto che CI sono già stati combattimenti in passato. Dunque l'orda zombie ha rinunciato per motivi inspiegabili. Il Gabon è stato fortunato a differenza della Georgia, che fallirà entro poche settimane. Mentre altre unità sbarcano in Africa, l'orda zombie arrivano nelle montagne a confine con la Russia, dove si cerca di ottenere lo spirito resistente di tutte quelle volte che la Russia era sul piede di guerra dai tempi di Napoleone Bonaparte. Con l'inizio di settembre, Israele crolla anche se le truppe restano e le previsioni sulla durata del fronte rimangono positivi. La disastrosa situazione turca ha raggiunto il limite causando 300.000 caduti. Anche la Grecia inizia a perdere uomini, non per l'intervento in Turchia, ma per le battaglie che si stanno svolgendo nelle isole e dunque nel loro territorio. L'Iran sta ricevendo molto supporto russo e le montagne del Caucaso sono ben difese. In Africa l'offensiva si fa aggressiva anche con l'arrivo dell'orda zombie per recuperare terreno. In Turchia il macello continua e nei primi mesi di ottobre Istanbul entra nella linea di difesa. Le truppe indiane prendono il controllo del Corno d'Africa e Istanbul è sotto assalto dagli zombie. L'Iran è sul punto di crollare e le forze in Gabon sono moltiplicate e con l'avanzata dell'Arabia Saudita aumenta l'ottimismo. Ma non dura tanto. L'orda zombie sfonda nelle montagne del Caucaso. L'invasione della Russia non è più così irreale. Molti territori sono stati riconquistati, ma è solo l'inizio. Con il continuare della World War Zombie, l'orda zombie raggiunge i confini dell'Afghanistan. Il presidente dell'Afghanistan, Hamid Karzai, punta alla costruzione di basi aeree per aumentare gli attacchi via aereo. Nei confini con la Russia si lotta ogni giorno da est e ovest e i residui del fronte turco resistono. Nel frattempo nasce una collaborazione tra Russia e Cina, con il presidente Vladimir Putin e il segretario del partito, Hu Jintao, per il passaggio delle truppe verso la Russia. Con l'imminente collegamento dei fronti in Africa, anche il 2003 giunge al termine. C'è chi ha perso le speranze e chi ha perso i propri cari, ma la scintilla di speranza con la fine dell'anno si accende comunque. Con la promessa di un avanzamento tecnologico, ma le buone notizie non finiscono qui. Con il Ruanda, un altro paese che ha resistito all'assalto zombie, si sta avviando a nord grazie all'aiuto della coalizione internazionale da Sudafrica e verso l'Angola. In Russia però iniziano i combattimenti verso la Cecenia, con massima allerta dell'esercito russo. Così termina il 2003.
Il 2004 sarà simbolo dei progressi tecnologici che aumentano a vista d'occhio. Le primi settori ad essere più efficienti saranno l'estrazione delle risorse e la produzione di armi. Il 2004 in Turchia inizia con un controattacco mentre la Georgia crolla aprendo le porte verso la Russia, che non ha abbastanza truppe preparate per difendersi. Mentre l'India è il paese più influente nel fronte africano, il Pakistan si trova in pericolo in quanto le sue truppe non sono pronte ad un attacco dell'orda zombie. Nel frattempo anche il Turkmenistan sta subendo l'attacco dell'orda zombie. In Russia arrivano truppe di supporto. I combattimenti sono difficili da tenere a causa delle montagne. Settimane dopo il Turkmenistan crolla e l'Uzbekistan sarà il prossimo obiettivo. Lo sbarco verso la Libia ha successo. Gli zombie sono sempre più vicini all'India nonostante la grande migrazione di truppe cinesi e russe. La Turchia nel frattempo riporta indietro l'orda zombie allontanandoli da Istanbul. L'Uzbekistan crolla e il Kazakistan sarà il prossimo obiettivo. I leader dell'Asia centrale hanno le mani legate, concentrandosi sulla produzione militare, anche se insignificante, contro la lotta contro l'orda zombie. A marzo la presenza zombie in Russia è aumentata drasticamente, mentre il 7 marzo l'orda zombie tocca terra indiana. Il paese con il più alto contributo alla lotta in Africa è impotente nel suo territorio. Il mondo ha perso interesse al fronte africano. L'ultima anima lotta nei fronti rimasti. In Asia i fronti si allargano ancora di più e l'orda zombie contro attacca in Africa e in Russia. Le zone occupate diventano terra di nessuno e una gara a chi sopravvive nel più tempo possibile. L'Ucraina sarà il prossimo paese ad affrontare l'orda zombie. In India si cerca di utilizzare le nuove tecnologie in battaglia. In Africa le truppe di Cina e India vengono chiamate al fronte asiatico, indebolendo quello africano occidentale, allertando le autorità del Gabon, mentre in Turchia, Istanbul viene presa dall'orda zombie. Mentre il presidente russo Vladimir Putin investe sugli attacchi aerei, il vicino Kazakistan non regge bene contro l'orda zombie, così come il Tagikistan che crollerà verso maggio, arrivando al confine con la Cina. I governi dell'India e della Cina puntano rispettivamente sull'unità nazionale e sulla costruzione di industrie per reggere il fronte. Con l'arrivo delle truppe al confine tra India e Cina non si sono ancora registrati combattimenti. L'Ucraina è in pericolo se l'orda zombie arriverà a Rostov e il panico aumenta dopo che l'orda zombie sfonda in Grecia e Bulgaria verso la Turchia, che si trova sul punto di crollare. Settimane dopo il confine ucraino è in lotta. Ormai solo la religione dà una scintilla di speranza nelle zone prossime all'invasione. Ormai non è più considerata una guerra mondiale, ma bensì l'Apocalisse. Con il continuo della guerra all'orda zombie, molti paesi del mondo iniziano a sviluppare nuove tecnologie. Il Kazakistan non regge più il fronte e le truppe greche e bulgare formano una linea di difesa ben armata poco lontana da Istanbul. L'assedio deve ancora iniziare. La coalizione internazionale forma una linea di difesa sul fronte indiano. L'orda zombie ha ricominciato la marcia e le operazioni iniziali sono state disastrose. In Africa l'aggressività dell'orda zombie è aumentata esponenzialmente dopo gli attacchi del Ruanda. Anche l'Ucraina, come la Russia, cade in disperazione, puntando sulla cooperazione militare con gli altri paesi europei. Nel frattempo, la Cina viene colpita dall'orda zombie, ma solo nelle zone montuose e poco accessibili. Nel frattempo, la battaglia tra l'esercito greco e bulgaro e l'orda zombie inizia, nonostante il gigantesco numero di zombie. I due paesi hanno resistito tenuto molto bene la difesa. In Cina la situazione peggiora a causa del virus che si sta espandendo nelle aree più popolose del paese. È stata imposta una quarantena molto severa per evitare una crescita degli zombie e quindi un'imminente caduta della Cina. In Africa le truppe del Ruanda vengono separate, ma questa concentrazione di zombie verso un'unica zona ha permesso alla coalizione internazionale di riprendere territorio. Il fronte asiatico si fa più pesante e l'orda zombie è più rapida rispetto a quello del Medio Oriente a causa del territorio più facile da conquistare e la grandezza dei paesi. Ciò permette però ai paesi di resistere di più e di avere maggiori tecnologie per contrastare l'avanzata dell'orda zombie.
Nel frattempo Grecia e Bulgaria continuano a reggere il fronte. I paesi europei stanno mandando truppe verso questo fronte e quello ucraino, facendo di più di quello che hanno fatto i due paesi. Le cose iniziano ad essere lente. In Cina il fronte si espande verso lo Xinjiang e Grecia e Bulgaria resistono al fronte, nonostante le aspettative. L'orda zombie è vicina a Kiev, la Russia è difficile da reggere e l'India si trova sul punto di crollare. La guerra nei confini della Bielorussia è iniziato e perde territorio a vista d'occhio avvicinandosi alla Polonia. In India la situazione è senza speranze, tranne per qualche imboscata al sud del paese. A novembre il fronte palestinese incredibilmente resiste per via del passaggio degli zombie verso il fronte asiatico. Rimane ancora una forte presenza zombie in Africa centrale. L'Arabia Saudita regge bene e la Turchia ancora non è crollata nonostante le aspettative, anche se a sud del mondo va, nel bene o nel male, con una situazione tranquilla. A nord, le immagini satellitari e le notizie continue fanno perdere le speranze anche al più ottimista delle persone. Il fronte greco e bulgaro ha raggiunto numeri spaventosi di truppe schierate. A dicembre la situazione rimane sempre la stessa. L'Ucraina è sul punto di fallire. Il Natale ha acceso un'altra scintilla al popolo della terra, anche se per molti questo Natale è visto come l'ultimo Natale da spendere insieme. Paesi come l'India purtroppo non vedranno mai la luce dell'anno 2005. L'orda zombie arriva in Siberia e divide il fronte ovest della Russia e quello siberiano, che diventano due fronti diversi. In America, a causa delle numerose migrazioni verso il loro paese, il presidente George W. Bush promette dopo la sua rielezione di aumentare la manodopera e di aiutare l'Europa con i rifornimenti. Nonostante ormai l'Asia centrale sia terra di nessuno, l'anno 2005 è stato accolto soprattutto dai paesi che non sono stati travolti dalle preoccupazioni. La divisione della Russia non è stata compiuta, anzi, nelle prime settimane di gennaio cose molto strane sono accadute. L'orda zombie ha lasciato i territori occupati, nessuno spostamento, nessuno sa cosa è successo. Anche se questa calma è stata breve e l'operazione di ripresa dei territori occupati è stata nulla. La ripresa in Africa però ha avuto successo e gli Stati Uniti offrono armi a palate all'Arabia Saudita in cambio di tonnellate di petrolio. Il 15 febbraio 2005 il fronte palestinese, dopo anni di combattimenti, crolla dopo la perdita del Libano, ultimo pezzo di resistenza. Le ultime anime della Palestina non saranno le ultime, ma le prime di una lunga serie. Con la guerra sempre più veloce in Europa, grandi passi vengono fatti dai paesi europei. L'espansione del corpo militare e il miglioramento del sistema di educazione ai bambini viene raccontato ogni giorno dell'orda zombie e dai governi europei esiste sempre più collaborazioni strategiche. In India la situazione sembra riprendersi. Anche l'India ha perso molta della sua popolazione e del suo esercito. In Africa, l'Africa occidentale viene liberata con successo, spostando le truppe della coalizione internazionale verso est, attraversando l'Africa centrale. Anche in Est Europa la situazione migliora, con la Siberia che viene man mano liberata dagli esseri umani e l'Ucraina che viene liberata dalla coalizione internazionale, ma questa situazione di ripresa non dura molto con il ritorno delle orde zombie sui fronti. La gran parte dell'orda zombie era impiegata a proteggere il Medio Oriente dagli sbarchi del GDA. Per ora l'Ucraina resiste, le vere scene di guerra però si vedono sul fronte di Istanbul, dove Grecia e Bulgaria non solo hanno difeso con successo i loro territori, ma anche ripreso i confini con la Turchia. L'Africa è stata liberata eccetto le coste del Mar Rosso. In Turchia, Grecia, Bulgaria e la coalizione internazionale spingono l'orda zombie verso Istanbul. Le previsioni dicono che la città verrà ripresa nelle prossime settimane. In Est Europa, la Bielorussia viene liberata e avanza verso i suoi confini con la Russia che punta sui bombardamenti di massa grazie al recupero delle basi aeree. L'orda zombie trova difficoltà in Cina e nelle zone rimanenti della Costa d'Avorio. Per ora sono aiutati dalle montagne e dalla giungla.
Ad Istanbul il numero di umani e non morti coinvolti nella battaglia sono immensi. Per l'Ucraina però non va meglio, la Crimea viene occupata dall'orda zombie. In Africa la liberazione delle coste del Mar Nero continua, eserciti dal Ruanda e da altri piccoli paesi impiegano giorno e notte per liberare quelle zone. La Russia inizia ad avanzare verso sud facendo pressione ai paesi scandinavi e la Cina gestisce molto bene assieme ai paesi asiatici. Dopo mesi, finalmente la Costa d'Avorio, punto chiave del virus, viene catturata e Istanbul viene liberata. Dopo le grandi vittorie della coalizione internazionale, si punta al collegamento tra l'Arabia Saudita e l'Egitto, sul punto di essere liberata nei prossimi mesi. Una grande parte degli obiettivi del GDA sarà la liberazione del Medio Oriente. Ma ad agosto del 2005 tutto si è fermato con la caduta dell'India. Ciò ha portato conseguenze gravissime per la coalizione, perdendo gigantesche parti di territorio e gravi conseguenze per la popolazione mondiale, che perde 1 miliardo di esseri umani morti a causa del virus. Ciò permetterà alla Cina di dominare l'Asia, già schierando numerose truppe nei fronti del GDA, già impegnati ad occupare i territori persi. In India la Cina sbarca da sud. In Turchia Ankara viene liberata e in Est Europa si prepara ad un attacco. Per la Turchia però verranno respinti giorni dopo. Con l'Africa sul punto di essere recuperata, rinasce la speranza che sembrava svanita anni fa. Il Natale del 2005 è molto più gioioso rispetto ad altri anni. Gli obiettivi che si puntano entro il 2006 sono il raddoppio delle produzioni di risorse e il progresso tecnologico. Il primo paese a puntare su questo fronte è il governo americano. Il Capodanno del 2006 arriva con buone notizie, proveniente dalla scienza. La ricerca di un vaccino contro il virus zombie è sempre più a buon punto e la Cina libera i territori indiani nel minor tempo possibile, contro ogni aspettativa. Nei 5 anni sono 20 milioni i caduti zombie. Nel frattempo il fronte africano e l'Arabia Saudita si connettono, liberando anche Gerusalemme. I paesi impiegati da sempre contro l'orda zombie puntano insieme sul miglioramento tecnologico, a partire da quelle militari. Il nuovo fronte medio orientale inizia a gonfie vele, il fronte est europeo allontana l'orda zombie dalla Siberia e l'India è stata quasi totalmente liberata. La sconfitta dell'orda zombie è ancora lontana, ma il popolo del mondo è sempre più convinto che l'umanità vincerà. Con il passare dell'anno 2006, i 3 fronti attuali sono sempre più vicini tra loro. Nel frattempo che si stabilizzano, vengono fatte anche delle avanzate, soprattutto sul fronte arabo e turco, che nelle settimane a venire si sono collegate dopo numerose vittorie verso la Siria. Sarà difficile per l'orda zombie sopportare il passaggio di numerose truppe sul territorio turco. In Russia però non c'è la stessa situazione che c'è in Turchia. L'orda zombie ha causato un numero di morti tale da superare di gran lunga tutte le guerre affrontate nella storia russa. In Ucraina, invece, la situazione va per il meglio, nonostante il gigantesco numero di zombie presenti in Crimea. Ma la situazione si complica. L'orda zombie rischia di dividere i fronti ed arrivare alla Romania. L'unico paese a beneficiare, si fa per dire, della guerra è la Cina. Dopo la ripresa dell'India ha un potere immenso su tutti i livelli. La Turchia punta alla ricostruzione, linea che seguiranno anche le altre zone colpite a lungo dalla guerra. Mentre in Ucraina diventa sempre più agguerrita la guerra nelle zone della Crimea, il Montenegro diventa indipendente. Altri 3 milioni di zombie sono caduti nella guerra a differenza dell'umanità. Le truppe del GDA fanno sempre più pressione sulla Crimea, ma la notizia non farà molto scalpore a causa dei mondiali di calcio. Una delle più viste nella storia di calcio verrà vinta dall'Italia. Settimane dopo il GDA in Ucraina sono pronte per avanzare a sud. Anche in Russia si sta pianificando l'avanzata con le truppe del GDA. Nelle settimane successive le avanzate sono iniziate in Turchia e in Ucraina, arrivando verso la Georgia e i confini della Russia. Nelle prime settimane di agosto, le ultime truppe zombie nell'entroterra ucraino sono circondate e spesso dimenticate dai media.
Mesi dopo, il GDA raggiunge l'Iran e la Crimea viene liberata. Si cerca di ottenere più terreno possibile. Le truppe cinesi puntano al Pakistan e la seconda bomba nucleare viene lanciata sulle zone della Turchia occupata. Questo è un danno grave per ghili zombie che raggiungono quota 27 milioni di caduti, permettendo alle truppe di avanzare in Asia occidentale, in Pakistan. Il 22 ottobre 2006, un'altra bomba nucleare viene lanciata. Aumentando i caduti zombie da 27 a 30 milioni, ciò tranquillizza in un certo senso il mondo, che non deve più preoccuparsi di perdere terreno, ma è un'arma a doppio taglio. Nelle giornate di Natale, un'altra bomba viene lanciata in Pakistan. Il Natale del 2006 arriva con altissime aspettative, a partire dai soldati che possono trascorrere le festività con i propri cari. Ed è così che inizia il 2007, 7 anni dopo la scoperta del virus nella giungla africana. Il mondo è cambiato, ma la battaglia non è ancora finita. In Arabia, l'orda zombie spinge attraverso l'Iraq e l'Ucraina non fa progressi come mesi prima, anche se i bunker riescono a proteggere le zone occupate. Ritornano gli spari a Sebastopoli, ma nel frattempo, verso aprile 2007, la prima bomba dell'anno viene sganciata, arrivando i caduti zombie a 36 milioni. In Medio Oriente, però, l'offensiva zombie è stata così veloce che la linea di collegamento tra la Turchia e l'Arabia viene staccato. L'Ucraina non riesce a liberare Rostov a causa del numero immenso di zombie. Progressi attualmente vengono fatti in Pakistan. Nel frattempo, un'altra bomba viene lanciata in Turkmenistan, riducendo in cenere la città di Ashgabat. La ragione dei successi dell'esercito cinese è dovuta al fatto che la maggioranza dell'orda zombie era concentrata in Medio Oriente. Ciò porta al neoeletto presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, il progresso della dottrina europea per la lotta all'orda zombie. A giugno la linea tra Arabia e Turchia, portando movimenti verso la Siria. Le truppe del GDA in Cina raggiungono le coste del Golfo Persico. L'Arabia Saudita libera Kuwait, caduta mesi prima. Le truppe del GDA non trovano tracce di zombie nei paraggi verso il Golfo, anche se in Pakistan i cinesi creano un fronte difensivo per evitare il controattacco dell'orda zombie. Ad agosto la Russia punta alla ricostruzione e alla modernizzazione delle zone sottosviluppate della Siberia. Altre bombe nucleari vengono lanciate verso l'Iran, sul Golfo, Arabia e Cina. Cercano di connettersi, ma vengono fermati all'ultimo minuto. Vengono lanciate altre bombe, ma la situazione sul Golfo inizia ad essere scomoda. Con la quasi fine del 2007, il mondo continua a combattere contro l'orda zombie. All'inizio di settembre 2007, l'Arabia Saudita cerca di sfondare verso l'Iraq, puntando alla città di Baghdad. In Est Europa, la distanza tra la Bielorussia e il fronte è sempre più lontano. Ciò sottolinea gli impegni fatti dai paesi del GDA e dell'Europa in tutti questi anni. Nel Golfo Persico sono stati inutili gli sforzi per avere una posizione di vantaggio contro l'orda zombie, ma non sono previsti nuovi collegamenti con l'Arabia. La Crimea viene occupata dall'orda zombie, creando un devasto di tutte le città presenti nella zona. Le truppe ucraine si ritirano al nord, anche se con le mani legate a causa del ritorno dell'orda zombie nei confini con la Bielorussia. Negli anni, il territorio dell'orda zombie è diminuito, cresciuto, ripetendosi fino alla nausea. Questa volta sta crescendo, ma molto peggio rispetto ad altri tempi. La Russia fa pressioni sulla Finlandia per il supporto alle truppe e la Cina sta perdendo il Pakistan. L'orda zombie rompe la linea in Crimea. Per la seconda volta si concentra sull'evitare il passaggio delle orde zombie in Romania, causando una grande sconfitta per le sezioni della coalizione internazionale. Agli inizi di novembre, però, il trend cambia, portando il collegamento tra Cina e Arabia e la controoffensiva verso la Crimea, riportando le truppe del GDA verso Sebastopoli. Con l'arrivo del 2008, il mondo passa da sperare nei cambiamenti a chiedere dei cambiamenti, a partire dal cambiamento di leadership. Il mondo inizia a lamentarsi. Critica la Russia che non riesce ad avanzare verso la Siberia e alla Cina, che così grande e potente come si crede non riesce a gestire dei fronti.
Il mondo e i media guardano agli Stati Uniti, la lotta elettorale tra Barack Obama e John McCain che si svolgerà a novembre. Barack Obama è quello più favorito dal popolo statunitense. La sua campagna elettorale è basata non solo sulle promesse di un paese migliore, ma anche sulla risposta ad una semplice domanda. Possiamo sconfiggere l'orda zombie? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. A febbraio, la Siberia attacca dopo mesi di interruzione e la parte cinese del Golfo resiste grazie al supporto dei paesi vicini. Nel frattempo, il Kosovo ottiene l'indipendenza, come il Montenegro tempo prima. In Est Europa, l'attacco continua e gli arabi sono vicini a Teheran. Con le bombe nucleari, la popolazione dell'orda zombie è diminuita drasticamente, anche se ha ancora orde necessarie per sostenere i fronti. Mentre gli europei avanzano lentamente, altre bombe nucleari vengono lanciate, rendendo le zone di guerra in terre inabitabili per i prossimi 100.000 anni. Per questo la Cina si prepara ad affrontare le zone colpite. Sotto ordine del segretario Hu Jintao, la Cina punta a preparare corpi specializzati per affrontare le orde di zombie, probabilmente mutate. In Francia, Sarkozy finisce sotto scandalo giudiziario e Ségolène Royal vince le elezioni, promettendo un programma di riforme e di cambiamento rispetto al suo predecessore. Nei mesi a venire, la Russia riesce a ristabilizzarsi e collegare di rifornimenti Asia ed Europa. Verso giugno 2008 è ormai impossibile un'avanzata zombie verso l'Ucraina dopo il grande vantaggio dell'umanità a nord. In Medio Oriente, Arabia e Cina ritornano scollegate e l'esercito del GDA non può ancora operare per riottenere il collegamento. Nel frattempo, un'altra bomba nucleare viene sganciata verso la Russia occupata. I caduti zombie si aggirano sui 51 milioni di caduti, mentre sono 30 milioni i caduti. I paesi più importanti che hanno contribuito alla guerra si aggirano verso il 1.000.000 di caduti. Il più colpito è la Cina con 3 milioni di caduti. Nonostante i numeri tragici, altre bombe vengono lanciate nella via. In Asia centrale le truppe del GDA arrivano verso il lago d'Aral, ma vengono subito fermati. Settimane dopo il GDA arriva al lago d'Aral e altre bombe vengono lanciate nelle zone verso Volgograd, ad un ritmo continuo di 3 bombe nucleari al giorno. La Cina circonda alcune orde di zombie verso l'Iran e l'offensiva in Asia centrale comincia, assieme alla difesa dei territori conquistati. Le offensive sono andate per il meglio, ma ciò inizia a diminuire con l'aumento del numero di orde zombie che stanno ritornando al fronte. La Russia sta puntando verso il Caucaso insieme alle truppe ucraine. Le orde zombie circondate vengono sterminate in poco tempo e le orde impiegate a difendere non hanno scelta che rimanere in difesa. La situazione per loro si complica. Agli inizi di ottobre, l'esercito russo arriva nelle montagne e in Iran le cose si complicano ancora di più. Non solo i fallimenti alla controffensiva in Iraq e Turchia, il sempre più numeroso numero di bombe nucleari lanciate al giorno, ora anche i russi puntano lentamente verso le zone della Georgia, Armenia ed Azerbaijan. Negli Stati Uniti, Barack Obama stravince, ciò causato dalla voglia dei cittadini statunitensi di un cambiamento radicale e la morte dell'orda zombie. Alcuni zombie si trovano sulle coste della Georgia, che potrebbero causare il ritorno dell'orda zombie nel Caucaso, e nasce una cooperazione tra i paesi nordici sugli aerei. Agli inizi di dicembre, l'esercito del GDA torna fuori controllo, le nuove avanzate verso l'Iran falliscono e la linea verso il Caucaso viene interrotto da un gigantesco numero di zombie. La bilancia del destino una volta va a favore dell'orda zombie ed un'altra volta a favore degli umani, come un ciclo senza fine. Molti paesi stanno puntando alla costruzione di missili, altri puntano alla produzione di forza aerea. Obama, come prima decisione, punta all'aumento delle strutture e di opportunità di lavoro da parte dei suoi cittadini. L'orda zombie si ritrova di nuovo verso la Crimea e la Turchia non riesce a sostenere il numero di zombie. Il cerchio che si ripete suscita scalpore nel mondo. Sa bene che l'orda zombie non riconquisterà mai i territori persi. Ma ha dubbi che la piaga zombie verrà estinta facilmente con questo ciclo. Anche se rimane fedele alle promesse fatte da Barack Obama, solo il tempo saprà cosa succederà. Ad aprile 2009, l'orda zombie continua a spingere verso le linee di difese umane. In Est Europa una bomba nucleare viene sganciata nella città Rostov
In Arabia, l'orda zombie sfonda con successo, riconquistando l'Iraq e alcune zone dell'Asia centrale contro Russia e Cina. L'Arabia Saudita torna alla situazione tragica di anni fa. Non ci si aspetta che il GDA arrivi in tempo per difendere Riyadh. La Cina ritorna ad avere difficoltà a gestire il fronte dell'Asia centrale. Paesi come la Turchia non hanno più manodopera per l'esercito. L'unica cosa che possono fare è aumentare le strutture per il passaggio delle truppe. In America, Obama punta ad un accordo economico con la Cina, non solo per il commercio di beni e servizi, ma anche cooperare per l'efficienza dell'esercito internazionale contro l'orda. L'Arabia è sul punto del collasso, anche se le truppe del GDA sono arrivate in tempo. In Cina, la politica di Hu Jintao sull'esercito continua, puntando ad esercitazioni ancora più severe per contrastare l'orda, anche se in molti dicono che la decisione è stata presa troppo tardi. La Russia ritorna ad attaccare verso il Caucaso con Cina e GDA, ciò dovuto ai continui attacchi nucleari fatti nell'ultimo periodo. C'è un altro lato che la Russia di Vladimir Putin sta mostrando. Il popolo russo è stufo del continuo di questa guerra e, come negli Stati Uniti, anche loro vogliono un cambiamento, ma il governo di Putin continua a silenziare le opposizioni. Ormai dopo 10 anni dalla scoperta dell'orda zombie, le future generazioni vivono questa guerra come la realtà quotidiana. Paesi colpiti dalla guerra, come l'Ucraina, si focalizzano sull'istruzione, non solo per prepararli in caso di un ritorno dell'orda, ma anche per insegnarli come funzionava il mondo prima della guerra. Con i continui attacchi umani contro i non morti, l'orda zombie raggiunge il numero di 67 milioni di caduti. La tragica notizia della caduta dell'Arabia Saudita è arrivata. Le truppe stazionate nella zona e i paesi vicini recuperano i territori persi. Il progetto turco delle infrastrutture fallisce, non arrivano in tempo a causa dell'avanzata zombie dal Kurdistan. In Arabia i nuovi confini vengono disegnati, ma gli Stati Uniti non riescono a stabilizzare la regione in tempo, iniziando a perdere terreno. A novembre i russi arrivano al Caucaso e alle montagne della Turchia, cercando di supportare Ankara verso Estimated in Palestina. Si crea una linea di difesa per evitare uno scollegamento di rifornimenti e di truppe. Bisogna solo aspettare e trovare il momento giusto per colpire di nuovo. L'orda zombie è bloccata in Asia, partendo dal Medio Oriente e preparando giganteschi attacchi in Asia centrale. La Cina per adesso non può affidarsi agli alleati vicini, perciò sarà più difficile contenere l'avanzata dell'orda zombie. All'inizio del 2010 la situazione si fa spinosa, non solo per i possibili attacchi dell'orda zombie, ma anche della scelta di Obama di trattare con la Corea del Nord, nonostante le sanzioni fatte prima dell'entrata del paese nel GDA. La situazione per gli umani ritorna ad essere ingestibile mesi dopo, a novembre 2010. L'orda zombie sfonda verso il Kazakistan. L'area occupata si espande di nuovo, verso l'Europa in particolare. I paesi europei puntano sul miglioramento delle tecnologie militari per respingere l'orda zombie con ancora più efficacia. La Russia invece è ancora in fase di stallo e di ricostruzione delle zone liberate. In Iran, una brigata di paracadutisti del GDA catturano una base aerea e bombardano a manetta la città di Teheran. Ma la fine di questa brigata sarà tragica. Mangiati vivi da zombie locali, uno dopo l'altro. L'orda zombie si sta riprendendo velocemente. I soldati si ritirano verso la madrepatria. I maggiori danni sono stati fatti in India e Pakistan, soprattutto nelle coste. L'orda zombie sta dando filo da torcere alle truppe cinesi nei paraggi. Nel frattempo, l'11 marzo 2011, nella centrale di Fukushima, un potente terremoto attivò il sistema di emergenza della centrale, ma il conseguente maremoto portano a danneggiare il generatore di emergenza, dunque a perdere il controllo dei reattori a causa dei malfunzionamenti, causando l'esplosione dei reattori. Quella di Fukushima è il più grande incidente dopo quella di Chernobyl del 26 aprile 1986. Ci sono stati enormi danni nella zona. Il Giappone richiama i soldati per ristabilire l'ordine. L'orda zombie si espande subito verso i confini con l'Ucraina. I bunker sono pronti, pieni di rifornimenti per l'esercito. Verso maggio 2011 sono in 100 milioni i caduti zombie. L'orda arriva in Ucraina portando a numerose sconfitte da parte del GDA. L'orda arriva in Bielorussia, avvicinandosi anche a Mongolia e paesi baltici.
La Scandinavia si sente la prossima ad essere colpita e i combattimenti verso la Bielorussia sono un disastro. Anche in India la situazione è tragica. La Cina non ha abbastanza truppe per affrontare l'orda. Il Medio Oriente la situazione non è delle migliori. Questo ritorno dell'orda zombie sui vecchi territori dell'Asia è un colpo di scena per il mondo. Solo il tempo ci dirà se altri paesi verranno coinvolti nella guerra. Con la guerra che torna a favore all'orda zombie, il GDA è pronto a riprendere i territori. I primi sviluppi sono in Medio Oriente, dove le truppe del GDA hanno tenuto stabile la zona della Palestina. Altri sviluppi si trovano in Russia, dove l'orda si avvicina pericolosamente verso le coste. A novembre, le truppe del GDA avvisano che non è possibile resistere verso le zone di San Pietroburgo. La maggioranza delle truppe umane si trovano verso l'Ucraina, che riesce a tenere le zone più importanti. A dicembre, le truppe di San Pietroburgo vengono rifornite e si barricano verso i laghi. La difesa ucraina e del GDA delle zone di Rostov e Donbass falliscono miseramente. È prevista la sconfitta totale il mese prossimo. La Cina ha perso la maggioranza dei territori indiani, nonostante l'orda ignori il sud, dando la possibilità alle truppe stazionate la possibilità di controattaccare. Al nord dell'India, invece, l'orda avanza verso il Bangladesh. Nelle prime settimane di gennaio 2012, la Bielorussia, le truppe avanzano, cambiando le carte in regola in certi fronti. Anche a San Pietroburgo la situazione sembra stabilizzarsi, avanzando verso la Siberia. L'unica regione a non stabilizzarsi con i fronti è quello arabo, subendo lente perdite lungo il deserto. L'orda si sposta verso il sud dell'India, rendendo complicato da parte delle truppe cinesi la ripresa dei territori. L'America si concentra sulle elezioni, l'opinione generale su Barack Obama rimane neutra rispetto alla prima elezione. La presidenza di Obama non ha ottenuto molto sul fronte anti-zombie, ma ci sono stati cambiamenti positivi, cambiamenti che portano ad alte possibilità ad Obama di essere rieletto, anche a causa della poca fiducia che viene data all'avversario Mitt Romney. A metà gennaio l'orda zombie arriva ai confini della Romania, portando al paese uno shock generale e una chiamata alle armi da parte del governo di tutti gli adulti. A marzo, le prime battaglie della Romania sono state un fallimento. Le truppe stazionate in Bangladesh, prossima zona vittima dell'orda, non è ancora pronta a difendersi. Settimane dopo il leader nordcoreano, Kim Jong-il, muore. Il suo successore, suo figlio Kim Jong-un, prende le redini del paese puntando al potenziamento delle tecnologie nucleari. In Romania le truppe umane tagliano la strada ad alcune orde. Il fronte europeo è più acceso che mai, con il più alto schieramento di truppe mai visto. A giugno 2012, la battaglia del Bangladesh comincia coinvolgendo zone del Bhutan. In Romania, l'orda zombie diventa fuori controllo, peggiorando sempre di più, nonostante la vittoria in Bielorussia. La Romania viene considerata zona pericolosa, soprattutto dopo aver raggiunto Bucarest e i confini con la Bulgaria. La Bulgaria non ha abbastanza truppe stazionate ai confini con la Romania, in quanto l'esercito si era preparato per la Turchia. Il GDA e l'esercito birmano riprendono le zone del Bangladesh e dell'India. In Romania e Ucraina la situazione si fa disperata, soprattutto ora che l'orda può attaccare l'Ucraina anche verso la Moldavia. La Bulgaria riesce a tenere le difese, ma non ancora per molto. Romania e Ucraina hanno perso più della metà dei loro territori avvicinandosi pericolosamente verso Polonia e Bielorussia. L'esercito bulgaro non è riuscito a coprire le zone a confine con la Romania. Velocemente l'orda si trova a pochi chilometri a confine con la Grecia. Alla fine del 2012 l'America rielegge Obama e l'orda zombie si allontana dalle zone della Bulgaria, portando ad una ripresa dei territori persi. La scomparsa delle orde zombie è come sempre sconosciuta da parte degli scienziati. Questo fenomeno è durato verso inizio 2013, dove le orde sono ricomparse verso l'Ucraina. Nel frattempo, le truppe del GDA asiatiche. I progressi tecnologici e scientifici hanno contribuito all'assalto. I caduti zombie raggiungono i 130 milioni. Le prime radiazioni di tutte le bombe nucleari iniziano a farsi sentire in tutto il mondo. La guerra torna al favore degli umani, sul fronte con l'Ucraina e in Siberia. Ciò causato anche dai progressi militari, anche se i carri iperfuturistici CI saranno tra forti anni circa. Il fronte arabo si indebolisce, anche se quello indiano torna a favore degli umani. La situazione in Asia peggiora.
Si combatte ancora di più verso il deserto e la Cina perde terreno in India. A marzo 2014 il Medio Oriente si riprende recuperando l'Iraq e l'India viene recuperata dalla Cina. I territori ripresi sono talmente pieni di malattie e radiazioni che la vita è impensabile per il prossimo futuro. Anche in Mongolia le cose vanno per il verso giusto, anche se non ci sono molti aggiornamenti su questo fronte. La Cina cambia anche sul fronte politico, eleggendo il nuovo segretario di partito, Xi Jinping. Il nuovo leader promette di fare cambiamenti drastici rispetto al suo predecessore. A partire dalla sfiducia da parte della coalizione internazionale, la Cina ha intenzione di creare una propria fazione senza limitazioni del governo oltreoceano che controlla il GDA. L'Ucraina la battaglia ricomincia, ma non allarmante come la situazione precedente, le orde circondate sono state massacrate fino all'ultimo. Anche in Siberia si avanza cacciando l'orda zombie dai laghi ghiacciati. L'Europa è piena di bunker, basi militari e di centri per i rifugiati. Sono ancora operativi per via dello scetticismo dei governi sulla situazione. L'Arabia sfonda verso l'Iran, portando alla Cina la priorità di collegarsi attraverso il Pakistan. Molte volte è stata fatta questa strategia, ma ha sempre fallito. I bambini cresciuti con la guerra giorno e notte stanno crescendo, portando già a rivoluzioni culturali, ma è ancora presto per stabilire ciò. Con l'arrivo del 2015, la fazione promessa da Xi Jinping è stata formata. Con il controllo totale della Cina in tutti i settori politici, finanziari e militari, viene creata AEDU, Asian Economic and Defense Union o AEDU. Ora che le strade della Cina e della coalizione internazionale si separano, sarà più facile per la Cina prendere possesso le zone occupate durante la guerra. Una lunga serie di trattative tra l'AEDU e GDA sono state fatte a partire dai patti di non aggressioni. Per adesso solo la Cina è parte in questa fazione, ma nel futuro altre si uniranno quasi sicuramente. Mentre la guerra continua, la generazione dei millennials sono cresciuti, hanno vissuto per tutta la loro vita la realtà degli zombie, ma sono stufi di vedere continuamente la guerra alla loro spalle, mentre settori come quello dell'educazione e della sanità vengono quasi sempre ignorate, sono stufi di essere visti come carne da macello per i non morti. Molte di queste proteste sono finite con violenza, vengono chiamati idioti, una generazione che rifiuta di vedere la realtà, altri invece come coloro che vogliono dei cambiamenti e cercano di guadagnarselo. In Medio Oriente, il tentativo di prendere l'Iran e di collegarsi con il fronte pakistano fallisce, come molte volte previsto. I mesi passano e le cose rimangono sempre le stesse. All'inizio del 2016, le proteste dei giovani iniziano i propri grandi successi, iniziano da paesi fortemente colpiti dagli eventi. L'Ucraina si orienta verso l'ideologia comunista, ispirati soprattutto dopo la separazione dalla Cina. Molti paesi puntano alla produzione di carri e aerei, per massimizzare la presenza dei mezzi su tutti i fronti. Mentre la Cina avanza verso l'Afghanistan, l'America si concentra di nuovo sulle elezioni che si faranno a novembre tra la democratica, Hillary Clinton e il repubblicano, Donald Trump. Trump è quello con più benefici, primo fra tutti la promessa non mantenuta di Obama sulla fine dell'orda zombie prima della fine del suo mandato. Le truppe del GDA si riempiono di droni che facilitano di molto le avanzate. In Kazakistan il GDA avanza approfittando dell'assenza dell'orda zombie. La Cina è riuscita perfettamente in tutte le operazioni verso Iran e Afghanistan, puntando questa volta ad un collegamento delle truppe della Turchia al posto dell'Arabia. Con la fine del 2016, la guerra viene considerata ancora lontana ad una conclusione. Le truppe del GDA mantengono salde le loro posizioni, non ci sono preoccupazioni da questo punto di vista. La Cina arriva in Iran, con numerose bombe nucleari che accolgono il loro arrivo. Inoltre la distanza tra le truppe dell'AEDU e quelle del GDA europeo è sempre meno lontana. Le truppe di Arabia, Turchia e Cina sono sempre più vicine. Per ora sono impegnate a contrastare le orde locali. In America, Donald Trump vince le elezioni. La prima politica di Trump è quella di cambiare drasticamente la direzione del paese imposte da Barack Obama e di mandare ancora più armi nucleari sui fronti. I bombardamenti a tappeto di questo genere dovrà rallentarli. Nel 2017 210 milioni di zombie sono stati massacrati, anche se si stima ancora un numero di zombie in attività pari a più di 50 milioni.
Nei mesi a venire i fronti sono un via vai di situazioni, prima a favore dell'orda zombie e dopo all'esercito umano. La seconda grande politica di Trump è quella del controllo sull'immigrazione, per evitare che il virus si espandi anche in America. Anche se i vaccini per l'immunità sono stati fatti già 10 anni fa, le paure dei cittadini sono ancora presenti. Cina e Turchia sono finalmente collegati, sfondano verso le montagne del Caucaso. La terza politica di Trump è quella di massimizzare la produzione di risorse. Sul fronte zombie, la situazione sta tornando a favore dell'orda zombie. Nel Regno Unito, dopo 20 anni di governo laburista di Blair, i conservatori tornano al governo con il primo ministro William Hague. Mentre Donald Trump punta a riformare la struttura militare, nemmeno il 2018 sembra puntare alla fine dell'orda zombie. Con la fine del 2018, l'orda zombie sembra non avere corpi a disposizione, anche se si stima un numero incredibile di zombie. La promessa di Trump di bombardamenti nucleari a tappeto viene mantenuta coinvolgendo tutte le zone a confine con la Russia, zona del fronte. Con il fronte indebolito, molti zombie si dirigono verso l'Ucraina, permettendo a Cina e Russia di avanzare verso l'Asia centrale. L'intelligence del GDA rivela che l'orda zombie ha solo 30 milioni di unità. L'avanzata cinese non è stata abbastanza, la strategia cambia. Puntando alle bombe atomiche verso le zone con più zombie presenti nei combattimenti, numerose bombe sono state sganciate in tutte le zone con una singola presenza di zombie rivelato, portando a gigantesche avanzate da parte degli esseri umani. I bombardamenti hanno portato i numeri dell'orda zombie a cali drastici. Le montagne del Caucaso sono state prese in poco tempo e la distanza fra la Russia asiatica e la Russia europea non sono mai stati così vicini. Si sente la mancanza di orde nei posti di combattimento. Finalmente, dopo anni, l'Europa e l'Asia si riconnettono, i bombardamenti continuano e i satelliti mostrano la gigantesca riduzione delle dimensioni dell'orda zombie. Aerei e droni sono sempre presenti nei fronti e le zone dell'orda sono sempre più facili da prendere, non c'è dubbio. L'umanità sta per vincere. Ad agosto 2021, l'orda zombie è stato annientato da nord e tutte le truppe si stanno dirigendo verso Volgograd, l'ultima zona rimasta all'orda zombie. Nulla separate l'umanità intera ad una gigantesca orda rimasta, annientata fino all'ultimo organo non morto. L'8 settembre 2021, l'ultimo zombie viene distrutto. Questo è per tutte le anime che hanno perso la vita in tutti questi anni, per chi ha perso la propria casa, la propria famiglia, i propri sogni. Il mondo piange un numero pari ad 1 miliardo di persone che hanno perso la vita. Il mondo è in festa, la guerra è vinta, la pace è tornata. Nessuno poteva immaginare i giganteschi cambiamenti in soli 20 anni. I paesi colpiti puntano immediatamente alla ricostruzione e di riportare le proprie truppe a casa. Donald Trump, rieletto un anno fa, promette cambiamenti drastici, in positivo dell'economia mondiale. Il mondo guarda al futuro. Nuove idee e progressi vengono fatti giorno dopo giorno per alzarsi in piedi ancora più forti di prima. Il mondo ha pagato con il sangue, intere culture, popolazioni e sogni sono stati distrutti, ma tutte le culture devono unirsi per ricreare ciò che è stato distrutto. Il risultato della sconfitta dell'orda zombie è dovuta soprattutto ai bombardamenti nucleari a tappeto, soprattutto dopo il programma di Donald Trump. Ma altri mostri vengono sconfitti solo con altri mostri. Il 2021 volge al termine, una nuova era per l'umanità comincia.